Personalmente ho sempre trovato molto interessante il Challenger 1, un carro armato che a prima vista può sembrare uno dei tanti protagonisti della guerra fredda, eppure nasconde una storia fatta di scelte controcorrente, successi inaspettati e anche qualche compromesso. Non è sicuramente il carro più famoso né il più discusso, pur comunque essendo molto conosciuto, ma proprio per questo vale la pena chiedersi cosa rendeva davvero unico il Challenger 1? Beh, mettetevi comodi perché tra pochi istanti andremo a sviscerare ogni aspetto di questo carro. Il primo Challenger non è semplicemente un carro armato, è il risultato di una storia intricata, fatta di ambizioni industriali, crisi geopolitiche e decisioni prese più per necessità che per pianificazione. Per raccontarlo davvero bisogna immaginare il Regno Unito nella metà degli anni 70, quando l'orgoglio tecnologico rappresentato dall'FV 4201 Chieftain iniziava lentamente ad incrinarsi. Per anni il Chieftain era stato considerato uno dei migliori carri al mondo, il suo cannone da 120 mm e la sua protezione lo rendevano temibile, almeno sulla carta. Ma sul campo emergevano problemi sempre più evidenti. Il motore era inaffidabile per lo più, la mobilità era molto limitata e la manutenzione parecchio complessa. Nel frattempo, dall'altra parte della cortina di ferro, l'Unione Sovietica introduceva mezzi sempre più tecnologici come il T-72 e il T-80, più veloci, più moderni e soprattutto prodotti in grandi quantità. Per i pianificatori NATO il tempo quindi stava iniziando a scarseggiare. L'industria britannica aveva già iniziato a lavorare a una soluzione radicale, ovvero l'MBT-80, un carro completamente nuovo che avrebbe dovuto segnare il salto generazionale definitivo. Ma mentre questo ambizioso progetto prendeva forma tra difficoltà tecniche e costi crescenti, un attore esterno entrò improvvisamente in scena, cambiando tutto. Lo Shah dell'Iran, deciso a modernizzare il proprio esercito, si rivolse proprio al Regno Unito. Non voleva semplicemente acquistare carri armati, voleva qualcosa di migliore del Chieftain, più affidabile, più moderno, più adatto alle condizioni operative del Medio Oriente. Per l'industria britannica questa richiesta rappresentava un'opportunità enorme, quasi una boccata d'ossigeno per così dire. Fu così che nacquero quindi una serie di progetti intermedi, evoluzioni sempre più profonde del Chieftain, fino ad arrivare al cosiddetto FV 4030/3 Shear 2, ed è qui che la storia prende una vera svolta decisiva. Lo Shear 2 infatti non era più un semplice aggiornamento, ma era a tutti gli effetti un carro nuovo. Gli ingegneri britannici introdussero una delle innovazioni più importanti della guerra corazzata moderna, ovvero la famosa corazza Chobham. Non si trattava più di acciaio spesso e pesante, ma di una struttura stratificata con materiali ceramici e metallici combinati per dissipare l'energia dei proiettili. Era una soluzione così avanzata che avrebbe influenzato tutti i carri occidentali successivi, incluso anche il famoso M1 Abrams. Accanto alla protezione, anche la mobilità venne completamente ripensata. Il vecchio problematico motore del Chieftain venne sostituito con un più potente e affidabile Perkins CV12, mentre le sospensioni idropneumatiche permettevano una guida più fluida e stabile. Per la prima volta, dopo anni, un carro britannico sembrava quindi finalmente all'altezza dei suoi rivali, non solo sulla carta, ma anche nella pratica. Eppure, proprio quando tutto sembrava andare nella direzione giusta, arrivò l'evento che cambiò il destino del progetto: la rivoluzione islamica iraniana. Nel giro di pochi mesi il regime dello Shah crollò e tutti i contratti militari con l'Occidente vennero cancellati. Per l'industria britannica fu uno shock. Le linee produttive erano già state avviate, gli investimenti fatti, ma improvvisamente il cliente principale era sparito. Ci si ritrovò quindi con un carro avanzato, quasi pronto, ma senza un acquirente. Nel frattempo anche l'MBT-80 veniva cancellato. I costi erano diventati insostenibili e il governo britannico decise di interrompere il programma. Questo lasciò l'esercito in una situazione paradossale. Il Chieftain stava invecchiando rapidamente, il suo successore ufficiale era stato abbandonato e l'unico progetto disponibile era un carro nato per un altro paese. Fu in quel momento che qualcuno prese una decisione tanto pragmatica quanto rischiosa: adottare lo Shear 2 e adattarlo alle esigenze britanniche. All'inizio il progetto venne chiamato Cheviot, un nome temporaneo, quasi a sottolineare la natura provvisoria della soluzione. Ma ben presto venne scelto un nome più evocativo: Challenger, riprendendo una tradizione che risalivasi addirittura alla seconda guerra mondiale. Così nacque il Challenger 1. Il passaggio da Shear 2 a Challenger non fu immediato né semplice. Gli ingegneri dell'MVEE dovettero adattare il carro a standard completamente diversi. Non si trattava solo di cambiare dettagli tecnici, ma di ripensare il mezzo per il teatro europeo, dove le condizioni operative erano molto diverse rispetto al Medio Oriente. Uno degli aspetti più interessanti di questa fase fu l'integrazione del sistema TOGS, un
visore termico che permetteva di individuare bersagli anche di notte o in condizioni di scarsa visibilità. Negli anni 80 questa capacità rappresentava un vantaggio enorme. Si racconta che durante le prime prove gli equipaggi rimasero impressionati dalla possibilità di vedere, tra virgolette, carri nemici attraverso il buio, come se fosse giorno. Ma non tutto andò liscio come l'olio. Il Challenger 1 entrò in servizio nel 1983 e i primi esemplari soffrivano di problemi di affidabilità. Alcuni equipaggi lamentavano guasti frequenti e una certa complessità nella manutenzione. Insomma, era il prezzo da pagare per un progetto nato in fretta, senza il tempo necessario per una maturazione completa. Nonostante questo, il carro iniziò a diffondersi nei reparti britannici, sostituendo gradualmente il Chieftain. La produzione proseguì per tutta la seconda metà degli anni 80, con un passaggio importante quando la responsabilità passò a Vickers Defence System, segnando un cambiamento nell'industria militare britannica verso modelli più privatizzati. Con il tempo il carro protagonista del video venne dunque migliorato. Le versioni successive introdussero aggiornamenti ai sistemi di tiro, maggiore affidabilità e piccoli miglioramenti alla protezione. Non si trattava certo di rivoluzioni, ma di un processo continuo di affinamento. Era come se il carro stesse lentamente diventando ciò che avrebbe dovuto essere fin dall'inizio. Un aspetto curioso è che, nonostante i suoi limiti iniziali, il Challenger sviluppò una reputazione molto solida per quanto riguarda la protezione. Gli equipaggi si fidavano della corazza Chobham, considerata una delle migliori al mondo. Questa fiducia si rivelerà fondamentale quindi negli anni successivi, in scenari operativi reali. Nel frattempo però era già chiaro che il Challenger 1 non rappresentava il punto d'arrivo. Era un carro nato da compromessi e come tale portava con sé alcune limitazioni strutturali. Per questo motivo, già negli anni 80, il Regno Unito iniziò a lavorare a un successore più avanzato, che avrebbe portato alla nascita del Challenger 2. Quando questo Challenger entrò in servizio, la differenza era evidente. Non si trattava di un semplice aggiornamento, ma di un progetto molto più maturo, costruito su basi più solide. Il primo Challenger invece iniziò lentamente a uscire di scena, venendo ritirato tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000. Eppure, ridurre questo bestione a un semplice carro di transizione sarebbe ingiusto. La sua storia dimostra come, a volte, le soluzioni migliori non nascano da piani perfetti, ma dalla capacità di adattarsi alle circostanze. Era un carro nato per l'Iran, adottato dal Regno Unito per necessità e trasformato nel tempo in un mezzo credibile e rispettato. In un certo senso, il Challenger 1 è il simbolo di un'epoca di passaggio, l'ultimo respiro della guerra fredda, in cui tecnologia, politica e industria si intrecciavano in modi spesso imprevedibili. Ed è proprio questa origine, così poco lineare, a renderlo uno dei carri più interessanti da raccontare. C'è qualcosa di profondamente britannico nel Challenger 1. Non è solo una questione di origine, ma di filosofia progettuale. Un carro armato pensato per resistere, per colpire con precisione e per mantenere il controllo del campo di battaglia, anche quando le condizioni diventano estreme. Non nasce per correre più veloce degli altri, ma per sopravvivere più a lungo. Quando entra in servizio nei primi anni 80, il Challenger è il risultato di un'evoluzione che parte dal Chieftain, come già detto, e passa attraverso l'esperienza iraniana dello Shir 2. Il risultato è un mezzo da oltre 60 tonnellate che integra alcune delle tecnologie più avanzate dell'epoca, ma sempre secondo una logica molto pragmatica. Non per niente il cuore della sua sopravvivenza è la corazza. Il Challenger è uno dei primi carri a impiegare su larga scala la corazza composita Chobham, come già accennato, sviluppata proprio nel Regno Unito. A differenza dell'acciaio omogeneo dei carri precedenti, qui troviamo una struttura multistrato, composto da piastre metalliche alternate a materiali ceramici ad alta durezza e strati intermedi con funzione elastica. Quando un penetratore cinetico impattava, la ceramica tendeva infatti a fratturarlo e a destabilizzarlo, mentre gli strati metallici assorbivano e distribuivano l'energia residua. Contro invece le cariche HIT, o HEAT se volete, invece la struttura interrompeva e disperdeva il getto cumulativo. La torretta però è la parte meglio protetta del carro. Le stime indicano valori equivalenti che possono raggiungere i 500-600 mm contro minacce cinetiche e oltre i 700 mm contro cariche chimiche. Questo rendeva il Challenger estremamente difficile da penetrare almeno frontalmente, soprattutto quando operava in posizione hull down. Lo scafo però racconta un'altra storia. La piastra frontale superiore era ben inclinata e offriva una protezione discreta, ma inferiore alla torretta, mentre la piastra inferiore dello scafo rappresentava una vulnerabilità significativa. I lati e il retro, come in molti carri dell'epoca c'è da dirlo, erano invece relativamente sottili e non progettati per resistere a colpi diretti di armi anticarro moderne. Spostandoci invece all'interno del mezzo, la disposizione segue lo schema classico occidentale, con 4 membri
d'equipaggio. Il pilota è posizionato nello scafo, anteriormente, in una posizione relativamente isolata. Sopra di lui invece si sviluppava la torretta, dove invece trovavano posto comandante, cannoniere e caricatore. Il comandante dispone di una cupola con visione a 360 gradi e sistemi di osservazione indipendenti, mentre il cannoniere utilizza un sistema di puntamento stabilizzato con telemetro laser e visore termico TOX, come già detto, una delle componenti più avanzate del carro. Le munizioni poi rappresentano uno degli aspetti più delicati del progetto. Il Challenger 1 utilizza munizionamento separato, ovvero il proiettile e la carica di lancio sono distinti. Questo permette una certa flessibilità operativa, ma comporta anche compromessi in termini di sicurezza. Le cariche infatti sono contenute in involucri combustibili e distribuite tra torretta e scafo, senza una compartimentazione completamente isolata né pannelli di sfogo come quelli adottati successivamente da altri carri occidentali. E proprio grazie a questa cosa, in caso di penetrazione, il rischio di detonazione restava quindi concreto. Il protagonista assoluto però rimane sicuramente il cannone Royal Ordnance L11A5 da 120 mm. Si tratta di un cannone rigato, una scelta che distingue nettamente il Challenger dalla maggior parte dei suoi contemporanei occidentali. La rigatura conferisce una stabilizzazione intrinseca al proiettile, migliorando la precisione soprattutto a lunga distanza, grazie proprio al movimento rotatorio che la munizione esegue mentre viaggia all'interno della canna. Il rovescio della medaglia è però una minore ottimizzazione per i penetratori cinetici più moderni, che preferiscono di norma canne lisce per massimizzare la velocità, e una maggiore manutenzione a causa proprio della sua rigatura, che ne aumenta l'usura più velocemente. L'L11 poi può impiegare anche diversi tipi di munizioni. Tra queste spiccano anche le munizioni HESH, o HESH se volete, un tipo di proiettile ad alto esplosivo plastico che, impattando sulla corazza, si schiaccia e detona generando onde d'urto interne. È una soluzione estremamente efficace contro strutture, edifici e mezzi leggermente corazzati, ma meno rilevante contro corazze composite moderne. Accanto alle HESH poi troviamo le munizioni classiche APF SDS, capaci di raggiungere velocità iniziali nell'ordine dei 1400-1600 metri al secondo, con capacità di penetrazione adeguate per gli standard degli anni 80. Il raggio di fuoco, infine, affidato ad un caricatore umano, si attesta intorno ai 6-8 colpi al minuto, mantenendo così una buona continuità di tiro. Un altro elemento da prendere in considerazione è il suo sistema di controllo del tiro, poiché esso è uno degli elementi che rendono il Challenger particolarmente efficace. Il già nominato più volte TOGS, o TOGS, consente l'ingaggio anche in condizioni di scarsa visibilità, mentre il computer balistico elabora dati su distanza, vento e movimento del bersaglio. Il risultato è dunque una piattaforma estremamente precisa, capace di colpire con affidabilità anche oltre i 2 km. Passando ora alla sua mobilità, emerge uno dei compromessi più evidenti del progetto. Il Challenger è equipaggiato con un motore diesel V12CV12 da circa 1200 cavalli, accoppiato a una trasmissione automatica David Brown TN37 con 6 marce avanti e 2 retromarce. È un propulsore robusto, non c'è che dire, progettato per durare e per operare in condizioni difficili, ma non per offrire prestazioni elevate. Con un peso che supera le 60 tonnellate, il rapporto potenza-peso resta infatti intorno ai 19 cavalli per tonnellata, inferiore quindi rispetto ai principali concorrenti occidentali. Mi viene in mente ad esempio il Leopard 1, tra tutti. La velocità massima su strada si aggira infatti intorno ai 55-56 km/h, mentre l'autonomia può raggiungere i 450 km, un valore piuttosto buono per un carro di questa categoria. Tuttavia l'accelerazione e la reattività sono limitate e il sistema di raffreddamento rappresenta un ulteriore vincolo alle prestazioni del motore. Le sospensioni Hydrogas, invece, di tipo idropneumatico, contribuiscono a compensare in parte queste limitazioni. Ogni ruota è collegata a un sistema che utilizza gas e fluido idraulico per assorbire le irregolarità del terreno, migliorando la stabilità e il comfort dell'equipaggio. Tutto ciò si traduce in una piattaforma di tiro più stabile rispetto ai sistemi tradizionali a barre di torsione, anche se a fronte di una maggiore complessità manutentiva. Però, se ricordate quello che ho detto in precedenza, il Challenger 1 non è stato un mezzo statico, immutabile nel tempo. Nel corso della sua vita operativa, seppur non eccessivamente lunga, il carro ha dato origine a diverse varianti e versioni specializzate, nate per adattarlo a esigenze specifiche e per prolungarne la vita operativa, sia nel Regno Unito che all'estero. Le prime evoluzioni riguardano aggiornamenti progressivi dello standard originale. Tra queste troviamo versioni migliorate dal punto di vista dell'elettronica e del sistema di controllo del tiro, con l'introduzione del già citato TOGS su larga scala e aggiornamenti al computer balistico. Alcuni esemplari verranno inoltre adattati per operare in ambienti desertici, con modifiche ai filtri dell'aria e ai sistemi di raffreddamento, dando vita a configurazioni note informalmente come desertized,
traducibile in italiano come desertificato o desertizzato, se vogliamo, impiegate durante la guerra del Golfo. Accanto però all'MBT che conosciamo, vengono anche sviluppate varianti specializzate su scafo Challenger. Tra queste spiccano i veicoli del genio di supporto, come l'Armored Repair and Recovery Vehicle, abbreviato in CRARV o CRARRV, destinato al recupero e alla manutenzione dei carri danneggiati sul campo, e i mezzi gettaponte, progettati per garantire la mobilità delle unità corazzate superando ostacoli naturali o artificiali. Ma andiamo un po' avanti nel tempo, dicendo che dopo il ritiro dal servizio britannico, questo Challenger conosce una seconda vita all'estero, in particolare in Giordania. Qui viene ribattezzato Al-Hussein e sottoposto a una serie di modifiche locali. Alcuni esemplari vengono aggiornati con sistemi elettronici migliorati, mentre altri vengono convertiti in versioni specializzate. Tra le più interessanti c'è il progetto Falcon, una torretta completamente riprogettata e senza equipaggio, armata con un cannone a canna liscia da 120 mm di origine occidentale, pensata per modernizzare radicalmente il mezzo. Sempre in Giordania, poi, alcuni Challenger verranno anche trasformati in veicoli da supporto pesante o utilizzati come piattaforme per sperimentazioni, dimostrando ancora una volta la versatilità della piattaforma di base. Nel complesso, quindi, il nostro caro Challenger non è un carro da guerra manovrato ad alta velocità, è un mezzo che esprime il meglio di sé quando può sfruttare il terreno, quando può nascondere lo scafo e lasciare emergere solo la sua torretta, pesantemente corazzata, ed è un veicolo che, esattamente in queste condizioni, diventa estremamente difficile da neutralizzare e capace di colpire con precisione chirurgica. Ma capirete meglio quello che sto dicendo passando adesso al suo impiego operativo. Se c'è un momento in cui il Challenger 1 smette di essere solo un progetto ingegneristico e diventa davvero ciò per cui è stato creato, quel momento è il 1991, nel deserto del Golfo. Ma per capire davvero come si comporterà in guerra bisogna fare un passo indietro, agli anni precedenti, quando questo carro venne messo alla prova non contro un nemico reale, ma contro uno scenario altrettanto impegnativo, ovvero le esercitazioni della guerra fredda. Durante gli anni 80 il Challenger 1 entra progressivamente in servizio all'interno della British Army of the Rhine, ovvero la forza corazzata britannica schierata in Germania dell'Ovest. Ed è qui, lungo quello che sarebbe stato il fronte principale di un eventuale conflitto con il patto di Varsavia, che il carro viene testato nelle grandi esercitazioni NATO, tra cui le serie Exercise Lionheart ed Exercise Reforger, ovvero alcune delle più vaste manovre militari mai organizzate in Europa occidentale. In questi contesti il Challenger si misura con scenari estremamente realistici, avanzate rapide, difesa in profondità, combattimenti simulati su larga scala contro unità corazzate nemiche tra virgolette che replicavano dottrine sovietiche. Ed è proprio qui che emergono i primi elementi chiave del suo carattere. Da un lato il carro dimostra subito una notevole efficacia nel combattimento difensivo. Nelle simulazioni in posizione di hold down, sfruttando la sua torretta pesantemente corazzata e la precisione del cannone L11, il Challenger riesce ad ingaggiare bersagli a lunga distanza con grande affidabilità. Gli equipaggi in particolare apprezzarono la stabilità della piattaforma di tiro, favorita anche dalle sospensioni Hydrogas, e la qualità del sistema di controllo del fuoco che consente di mantenere un'elevata probabilità di colpo anche in movimento. Dall'altro lato però emergono anche dei limiti. Nelle manovre più dinamiche, tipiche delle esercitazioni NATO che simulano avanzate rapide o riposizionamenti continui, il Challenger 1 appare meno reattivo rispetto ad altri carri occidentali. Il motore CV12, pur affidabile, non offre però la stessa spinta dei propulsori dei carri americani o tedeschi, e questo si traduce in accelerazioni più lente e una minore capacità di sfruttare rapidamente le opportunità tattiche. Un altro aspetto che viene poi evidenziato durante queste esercitazioni è la complessità logistica. Mi spiego meglio, il Challenger 1 richiede una manutenzione attenta e nei primi anni di servizio non sono rari i problemi legati all'affidabilità di alcuni sottosistemi e alla disponibilità di pezzi di ricambio. Non si tratta di difetti strutturali insormontabili, per carità, ma di criticità che incidono sulla prontezza operativa, soprattutto quando il carro viene impiegato su larga scala. Allo stesso tempo però queste esercitazioni permettono agli equipaggi di sviluppare una crescente fiducia nel mezzo. La protezione offerta dalla corazza Chobham, pur essendo ovviamente difficile da testare in condizioni reali, viene percepita come superiore a quella dei carri precedenti. Il Challenger quindi viene visto come un mezzo che, se impiegato correttamente, può dominare il campo di battaglia da posizioni favorevoli. In sostanza, già prima della guerra si delinea chiaramente il suo profilo, un carro estremamente efficace nella difesa e negli ingaggi a lunga distanza, ma meno adatto a una guerra manovrata ad alta velocità. Ed è proprio con questo bagaglio di esperienze, fatto di punti di forza ben compresi e limiti già noti, che il Challenger 1 arriva nel Golfo nel 1991. Quando il Regno Unito decide di schierarlo nell'operazione Granby,
poi, parte della più ampia guerra del Golfo, emergono subito problemi seri. I mezzi vengono inviati in Arabia Saudita in fretta e lo stato della flotta è tutt'altro che ideale. Meno di un quarto dei carri risulta pienamente operativo nelle fasi iniziali a causa proprio di guasti accumulati e carenze logistiche. C'è anche un'altra incognita. Il Challenger è stato progettato per combattere in Europa, in un clima temperato, non nel caldo estremo del deserto. Il timore è che il sistema di raffreddamento e l'affidabilità generale potessero essere messi a dura prova. Ed invece è proprio lì che il Challenger 1 ribalta completamente la percezione su di sé. In quel teatro operativo i Challenger vengono assegnati alla prima divisione corazzata britannica integrata nel settimo corpo statunitense. Il loro compito è partecipare alla grande manovra girante della coalizione e distruggere le forze corazzate irachene. Quando l'offensiva terrestre ha inizio, il Challenger entra finalmente in azione e lo fa nel modo più coerente possibile con la sua natura. Non corre, non si espone inutilmente, ma quando vede il nemico colpisce sempre per primo. Grazie ai suoi sistemi termici e all'uso del GPS, i carri britannici sono in grado di individuare bersagli anche di notte, attraverso il fumo, la sabbia e condizioni di visibilità quasi nulle. Questo ovviamente rappresentava un vantaggio enorme rispetto ai carri iracheni, spesso privi di visori termici efficaci. Il risultato quindi è una serie di ingaggi a lunga distanza in cui il Challenger 1 può sfruttare appieno la precisione del suo cannone. E nel corso di tutta quella lunga campagna, questi mezzi distruggono circa 300 veicoli corazzati iracheni, senza subire nemmeno una perdita a causa del fuoco diretto nemico. E c'è poi un episodio che diventerà quasi leggendario. Il 26 febbraio 1991, un Challenger britannico apre il fuoco contro un carro iracheno a una distanza di oltre 5 km. Il colpo va a segno, rivelandosi uno dei tiri carro contro carro più lunghi mai registrati nella storia. E poi, dal punto di vista degli equipaggi, l'esperienza nel Golfo conferma in pieno quanto già emerso nelle esercitazioni. La sua protezione si dimostra eccellente. La fiducia nella torretta e nella corazza è totale, soprattutto contro le minacce irachene meno avanzate rispetto a quelle previste in Europa. Il sistema di tiro e il cannone confermano la loro precisione straordinaria, permettendo ingaggi efficaci a distanze elevate, ma anche i limiti restano ovviamente evidenti. La mobilità continua a essere inferiore rispetto ai pari classe e la logistica, pur migliorata, richiede un supporto costante e ben organizzato. Eppure, proprio mentre il Challenger 1 dimostra sul campo il suo valore, il suo destino è già segnato. Come molti sanno, già alla fine degli anni 80 il Regno Unito aveva avviato lo sviluppo del suo successore, ovvero, come già detto, il Challenger 2, che non era una semplice evoluzione, ma era un mezzo profondamente aggiornato, progettato per rispondere alle nuove esigenze del campo di battaglia moderno. Le differenze non sono solo incrementali: nuova torretta, corazza di seconda generazione, sistemi elettronici più avanzati e soprattutto una revisione complessiva dei punti deboli emersi nel Challenger 1. Dopo la guerra nel Golfo, quindi, il processo di sostituzione accelera. A partire dal 94 i primi Challenger 2 iniziano a entrare in servizio operativo e progressivamente prendono il posto del Challenger 1 all'interno delle unità corazzate britanniche. Non si trattava di un ritiro immediato, ma di una transizione graduale in cui i due carri convivranno per alcuni anni. Nel frattempo, il primo Challenger continua a svolgere il suo ruolo, soprattutto nei Balcani, dove viene impiegato in missioni di stabilizzazione e presenza. In questi contesti il carro dimostra ancora una volta la sua affidabilità, ma è ormai evidente che il futuro appartiene a una nuova generazione di mezzi. Verso la fine, poi, degli anni 90, il processo di radiazione entra nella fase finale. Le ultime unità britanniche equipaggiate con il Challenger 1 vengono convertite al Challenger 2 e nel 2001 il carro viene ufficialmente ritirato dal servizio attivo nel Regno Unito. Ma la storia di questo carro non finisce lì. Una parte significativa della flotta viene venduta, come già accennato, alla Giordania, dove il carro viene ribattezzato Al-Hussein, dove continuerà a servire per molti anni, spesso aggiornato e adattato alle esigenze locali. In questo nuovo contesto il Challenger 1 dimostra ancora una volta la sua solidità strutturale e la sua affidabilità, rimanendo operativo ben oltre la sua vita prevista nel servizio britannico. Altri esemplari invece verranno destinati a ruoli secondari, utilizzati come mezzi d'addestramento o conservati come riserva. Alcuni finiscono nei musei, diventando testimoni di un'epoca in cui la guerra corazzata era dominata dal confronto tra NATO e Patto di Varsavia. La sua dismissione non è il risultato di un fallimento, dunque, ma piuttosto della naturale evoluzione tecnologica. Il Challenger 1 aveva fatto esattamente ciò per cui era stato progettato: offrire protezione, precisione e affidabilità in un contesto operativo estremamente complesso. E quando arriva il momento di lasciare il posto al suo successore, lo fa con un bilancio operativo solido e per certi versi sorprendente, perché in un'epoca dominata dalla velocità e dal cambiamento, il Challenger 1 aveva dimostrato che c'era ancora spazio per un'altra filosofia, quella della solidità, quella della precisione e quella, forse più importante di tutte, della sopravvivenza.